Ci sono film che ti fanno sognare, film che ti fanno emozionare, film che ti fanno pentire di averli visti, film che ti fanno ridere e film che ti fanno dormire. Poi ci sono quei film che solo all'attacco della colonna sonora ti fanno venire i brividi. Quelle prime 2 note di pianoforte, quel primo vibrato di violino o quel soffio di flauto tanto dolce quanto prepotentemente toccante. Ci sono film che hanno la capacità di trascendere il media e di diventare una parte fondamentale di noi, come se fossero quel pezzo di puzzle mancante nella nostra personalità, nel nostro io. Per ognuno di noi c'è un film diverso in quel piccolo enorme spazio interiore, perché ognuno di noi ha una propria storia e una propria personalità. Per me quel film è Il Gladiatore. Un film di cui parlai sul canale in modo più oggettivo, se così vogliamo metterla, parecchio tempo fa, ma di cui oggi voglio parlarvi senza barriere, integralmente e senza voti, perché è così che voglio veramente raccontare la mia storia con questo film. Il film che sin da piccolo mi ha accompagnato in tutte le mie vicissitudini, il film che potrei recitare a memoria e che ogni volta mi stronca come nessun altro è mai stato capace di fare. Il film che a modo suo ha aiutato a fare di me la persona che sono e che anche nei momenti più bui e difficili mi ha regalato 2 ore e mezzo in cui potevo straniarmi dal resto del mondo. Il film che solo a parlarne mi fa venire il magone e che rappresenta, molto probabilmente, il legame più profondo che io abbia mai avuto con mia madre e che ad oggi mi ricorda ancora tutte le volte che insieme recitavamo il bellissimo monologo di Massimo Decimo Meridio. Basta una frase per far tornare alla mente questo film. Pur essendocene davvero tante e tutte di grandissimo spessore, molto probabilmente Al mio segnale scatenate l'inferno è la più iconica e memorabile di questo film. Una frase che effettivamente preannuncia ciò che accadrà di lì a poco, quando i germanici fanno rotolare la testa di un emissario romano verso l'esercito imperiale per far comprendere che non vogliono trattare la resa. Il segnale arriva e insieme a lui anche l'inferno, con una battaglia semplicemente mastodontica, violenta e sporca. Il tutto accompagnato dalle sublimi musiche di un Hans Zimmer perfetto. Una battaglia che si concluderà con una vittoria schiacciante degli uomini comandati da Massimo Decimo Meridio, generale designato da Marco Aurelio in persona per condurre Roma alla vittoria. Proprio Marco Aurelio, ormai morente, chiede a Massimo di sostituirlo alla guida dell'impero, così che egli possa rimettere la città in mano al popolo. Desiderio che non si potrà realizzare, perché Commodo, figlio di Marco, soffocherà suo padre dopo che quest'ultimo gli ha descritto le sue ultime volontà. Massimo comprende subito che l'imperatore non è morto per cause naturali e decide di non sottomettersi a Commodo, il quale ne ordina l'esecuzione. Il vero inferno di Massimo però non è tanto la sua morte quanto sapere che ritroverà anche la sua famiglia nei Campi Elisi. Questo pensiero gli dà la forza per reagire e sopravvivere alla condanna a morte e poi percorrere, gravemente ferito ad una spalla, a tutta velocità dalla Germania alla Spagna, dove si trova la sua casa. Una corsa contro il tempo la sua che si rivela inutile, in quanto la sua famiglia ormai è già stata uccisa e bruciata dai legionari. Così, mentre Commodo rientra a Roma da imperatore senza alcun merito e rende nota la sua decisione di fare 150 giorni di giochi gladiatori in memoria di suo padre, Massimo viene preso da un mercante di schiavi e venduto in Africa insieme a Giuba, suo futuro amico, all'Anista Proximo, ex gladiatore che ricevette il Rudis, la spada di legno che decretava la libertà di un gladiatore, proprio da Marco Aurelio. Proximo e Massimo costruiscono un rapporto di fiducia tra lanista e gladiatore. Il successo dell'uno dipende dalla vittoria dell'altro ed è per questo che Proximo insegna all'ex generale che non basta uccidere velocemente, ma che, se vuoi conquistare la folla, devi farla divertire. Solo così potrai inginocchiarti davanti all'imperatore e guadagnarti l'occasione di tornare libero.
Arrivato a Roma, Massimo fa inconsciamente la conoscenza di Lucio, figlio di Lucilla, sorella di Commodo, il quale gli confida che farà il tifo per lui durante i giochi. Tenendo a mente i consigli del lanista, Massimo affronta il primo scontro a Roma, il quale dovrebbe essere una rappresentazione della grande vittoria di Zama delle truppe di Scipione l'Africano contro quelle dei cartaginesi di Annibale, rappresentati dagli uomini di Proximo. La battaglia non va però come programmato dagli organizzatori grazie al lavoro di squadra dei gladiatori di Proximo, comandati ovviamente da Massimo. Questi mettono su uno spettacolo senza eguali e in poco tempo sterminano i loro nemici. La grande prova da condottiero di Massimo porta Commodo a volerlo conoscere. L'imperatore decide allora di scendere nell'arena, in cui chiede al gladiatore di togliersi l'elmo e di dire il suo nome. Quest'ultimo però si rifiuta, facendo alterare Commodo, il quale insiste perché lo schiavo si ribelli. Massimo, infine, toglie l'elmo e ci regala uno dei monologhi più celebri della storia del cinema. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta, in questa vita o nell'altra. Spaventato e attonito, Commodo deve prendere una decisione: graziare o condannare il gladiatore. Sotto incitamento del pubblico sceglie di graziarlo. Dopo lo smascheramento, il gladiatore incontra segretamente Lucilla, la quale gli chiede di aiutarla a rovesciare il fratello. Massimo però, furioso con lei, non accetta e la manda via. Commodo, dal canto suo, una volta scoperto che il prediletto di suo padre è ancora vivo, è deciso più che mai a farlo uccidere e fa quindi organizzare un incontro tra Massimo e l'ex campione in ritiro Tigris. Seppur in grande difficoltà, anche a causa delle tigri lanciategli addosso, Massimo esce vincitore dall'incontro e risparmia il suo avversario dopo che Commodo, incitato dal pubblico, gli ha chiesto di ucciderlo tramite il classico gesto del pollice verso. Pur andando contro il parere della folla, Massimo viene comunque lodato per la sua misericordia. Cosa questa che altera ancora di più l'imperatore. Sulla strada verso la squadra dei gladiatori, l'ex generale scopre che Cicero, il suo storico servitore, è ancora vivo e che il suo ex esercito gli è ancora fedele ed è accampato a Olbia. Massimo decide quindi di organizzare una fuga con l'aiuto di Lucilla, del senatore Gracco, alleato della sorella dell'imperatore, e di Proximo. Ma le cose non vanno come sperato, perché Commodo, che ha capito che la sorella stava tramando contro di lui, riesce a far fermare la fuga del gladiatore, per la quale sia Cicero che Proximo che Hagen, un altro schiavo amico di Massimo, hanno dato la vita. Massimo viene dunque arrestato e finalmente potrà avere il tanto agognato scontro con Commodo, non prima però che quest'ultimo lo pugnali al cuore. Quando il faccia a faccia tra i due avviene, un Massimo che a malapena riesce a reggersi in piedi ha comunque la meglio sul tiranno e dopo averlo finalmente ucciso può smettere di combattere e incontrare nuovamente la sua famiglia nei Campi Elisi. Dopo la sua morte, Lucilla dà a disposizione che tutti gli schiavi vengano liberati e che Massimo venga celebrato. Proprio qui Lucilla pone la sua domanda finale, rivolta ad una folla rimasta in silenzio dopo aver visto il proprio imperatore e il proprio eroe cadere in uno scontro all'ultimo sangue, e che chiude completamente il cerchio. Roma vale la vita di un uomo giusto. Già, Roma vale la vita di un uomo giusto? Una domanda a cui io riesco a trovare più risposte. Sì, vale la vita di un uomo giusto se quest'uomo è stato capace di ribaltare un tiranno psicopatico e di rimettere la città nelle mani del popolo, come voleva Marco Aurelio prima di morire. No, non la vale, perché Massimo ha dedicato la sua vita a Roma e a quel sogno tanto fragile che un solo sospiro avrebbe fatto svanire. E non è giusto che alla fine ci abbiano rimesso lui e i suoi cari. In fondo però Massimo ha potuto finalmente aprire quel grande portone che lo divideva dai suoi cari e ha potuto infine toccare le spighe di grano dei Campi Elisi, dove suo figlio e sua moglie lo aspettano sorridenti. Il finale del film mi ha sempre lasciato con un senso di vuoto immenso, davvero difficile da spiegare, anche a causa della bellissima canzone finale, Now We Are Free, cantata da Lisa Gerard, che accompagna gli ultimi respiri di Massimo.
Dopo questo lungo racconto del film non mi rimane altro che arrivare alla conclusione e dirvi perché questa pellicola sia tanto importante e perché rappresenta un'enorme parte di me. Vidi Il Gladiatore per la prima volta nel 2003, quando avevo solo 5 anni, con mia mamma, la quale aveva ricevuto la cassetta in regalo da suo fratello. Pensate che lei lo vide per la prima volta con totale disinteresse, perché non ha mai apprezzato i film in costume. Eppure dovette ricredersi, si mangiò il film e se ne innamorò. Trasmise quell'amore a me quando una sera decise di farmi vedere per la prima volta questa pellicola. Ricordo come se fosse ieri la prima volta che lo vidi, e ricordo ancora che, con gli occhi di bambino, non riuscii a cogliere le sfumature più profonde e i significati più intrinseci del film, e non riuscivo a comprendere gli occhi lucidi di mia madre durante la visione. Eppure fu grazie a questo film e al primo Spider-Man di Raimi che mossi i primi passi nel mondo del cinema. Successivamente ho rivisto questa pellicola numerose volte, forse ho superato le 50, e ad ogni singola visione mi sono emozionato come se fosse la prima. Crescendo ho iniziato ovviamente a comprendere il significato di ciò che vedevo e sentivo, e per me questo film ha assunto un ruolo fondamentale nella mia vita, perché mi ha accompagnato in ogni singolo momento di essa. Massimo è diventato più di un personaggio di un film, ma un vero e proprio punto di riferimento. La massima espressione dell'amore e del dolore, della vendetta violenta e della giustizia. In breve, l'essere umano tutto tondo. Purtroppo questo film mi ha anche avvicinato molto in fretta all'idea della morte e a comprendere sin da piccolo cosa essa significhi, perché il concetto dei campi elisi mi fu spiegato sin da subito da mia madre, la quale non mi ha mai tenuto all'oscuro di tematiche più complesse come questa sin da bambino. Le musiche di Zimmer rappresentano per me l'apice massimo dell'epicità e della drammaticità. La sola Now We Are Free riesce sempre a toccare corde nel mio profondo che nient'altro riesce a fare, e il fatto che ogni volta che la sento mi riporti alla mente non più solo gli ultimi momenti di Massimo Decimo Meridio, ma anche quelli di mia mamma, mi ricorda ogni volta che, come dice giustamente Proximo, noi mortali non siamo che ombre e polvere.